Gli allarmi squillano nel sottomarino, mentre l'equipaggio si precipita alle postazioni di emergenza. Impossibilitati a salvare la nave, ricevono l'ordine di abbandonarla, costringendoli a scegliere tra un incendio divampante e le gelide acque del mare di Bering. Negli anni 70, la Marina sovietica era una forza formidabile e mirava a spingere i limiti della tecnologia sottomarina. Il progetto 685 sovietico stava sviluppando un sottomarino d'attacco a propulsione nucleare, il K-278, conosciuto dalla NATO come SSN classe Mike. Il governo sovietico ordinò alla propria marina di progettare il sottomarino e il progetto fu completato nel 1974. Nell'aprile del 1978 iniziò la produzione e la chiglia fu impostata presso il cantiere navale di Severodvinsk. Questo sottomarino aveva una lunghezza complessiva di 118 metri e una larghezza di 11 metri. Questo prototipo era dotato di un doppio scafo per consentire una profondità di immersione maggiore rispetto a qualsiasi altro modello precedente. Lo scafo interno pressurizzato era in titanio e contava un totale di 7 compartimenti. Il secondo e il terzo compartimento furono rinforzati per fungere da area di sicurezza in caso di problemi per l'equipaggio. Il sottomarino raggiungeva una velocità di 14 nodi in immersione e una massima di 30 nodi in superficie, utilizzando la propulsione nucleare con 2 turbine a vapore. Il reattore nucleare era lo stesso impiegato in altri 4 tipi di sottomarini sovietici. Un singolo reattore ad acqua pressurizzata, che utilizzava uranio 235 arricchito come combustibile, produceva 190 MW di potenza. Il reattore poteva essere spento o messo fuori uso in caso di emergenza, inserendo barre di controllo al suo interno, interrompendo la reazione nucleare quasi istantaneamente. Il sottomarino era armato con missili antisommergibile e 6 tubi lanciasiluri. Disponeva di numerosi sistemi automatizzati, il che gli consentiva di operare con un equipaggio di 64 persone, composto da 30 ufficiali, 22 sottufficiali e 12 tra sottufficiali e marinai. Era inoltre dotato di un sistema sonar MGK 500 SCAT, un sonar a bassa frequenza in grado di rilevare sottomarini stealth e ancora utilizzato su imbarcazioni moderne. Il sottomarino aveva una profondità di progetto di 1250 metri, una profondità operativa di 1000 metri e una profondità di schiacciamento di 1500 metri. Il 3 giugno 1983 la Marina sovietica varò il sottomarino ed entrò in servizio 6 mesi dopo. L'anno successivo si immerse a 1020 metri, un nuovo massimo storico per l'epoca. 5 anni dopo la sua prima immersione profonda, fu ribattezzato Komsomolets, a indicare l'appartenenza al Komsomol, la sezione giovanile del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Il 7 aprile del 1989 il Komsomolets si immerse a una profondità di 330 metri, a circa 100 miglia nautiche dalla Norvegia, durante la sua terza missione operativa. Dopo 39 giorni di missione nel mare di Barents, un malfunzionamento parziale del sistema di zavorra provocò un'interruzione del sistema di alimentazione dell'aria. Una fuoriuscita d'aria causò una perdita di petrolio su una turbina in funzione. L'attrito della turbina riscaldò l'olio, che si incendiò, e provocò un cortocircuito nell'impianto elettrico. Il cortocircuito innescò un incendio nella sala macchine e nel settimo compartimento. L'incendio si propagò rapidamente al sesto compartimento, uccidendo un ufficiale. Si diffuse attraverso i cavi che attraversavano le paratie e attraverso l'impianto elettrico, causando molteplici guasti. Propagandosi, l'incendio bruciò i cavi del sistema di controllo e il sottomarino perse la sua propulsione principale. L'incendio costrinse a un'emergenza e il reattore nucleare si spense automaticamente. L'equipaggio del Komsomolets rimase intrappolato all'interno di un sottomarino in fiamme a 300 metri di profondità. L'equipaggio cercò di combattere l'incendio, ma 11 minuti dopo l'inizio dell'incendio, il comandante si rese conto che era una battaglia persa e ordinò un intervento di emergenza per la zavorra. Il Komsomolets riemerse nelle gelide acque norvegesi. L'incendio prese piede nel compartimento di poppa e i tentativi di domarlo fallirono. Così l'equipaggio chiuse le porte stagne nel tentativo di contenere l'incendio. Anche se ora si trovavano in superficie,
la minaccia dell'incendio aumentò. L'equipaggio lanciò un SOS al quartier generale della Marina sovietica. I superiori dibatterono a lungo sull'opportunità di avviare un'operazione di salvataggio, nonostante l'equipaggio a bordo del sottomarino fosse in pericolo e stesse lottando per la vita. Alla fine, gli ufficiali superiori della Marina sovietica inviarono delle navi in posizione del Komsomolets, ma la base più vicina era a più di 12 ore di navigazione. L'equipaggio a bordo continuò a combattere l'incendio che minacciava l'intero sottomarino, ma alcuni uomini della squadra antincendio persero i sensi per aver inalato monossido di carbonio e 2 membri della squadra di emergenza morirono, nonostante fossero stati recuperati sul ponte. Il comandante Vannin si rese conto che era impossibile spegnere le fiamme, quindi decise di lasciare che l'incendio si estinguesse da solo. Il calore dell'incendio causò il cedimento di diverse guarnizioni dello scafo, consentendo all'acqua di inondare il sesto e il settimo compartimento. Poiché il sottomarino si trovava in superficie, esponendo lo scafo superiore all'aria, non c'era acqua per raffreddare lo scafo esterno, e il calore estremo provocò il distacco del rivestimento in gomma. Alla maggior parte dell'equipaggio venne intimato di abbandonare la nave. Venne calato in acqua un gommone gonfiabile con una capacità di 25 uomini, ma circa 50 membri dell'equipaggio tentarono di salirvi a bordo. Gli uomini che non riuscirono a salire a bordo caddero nel mare di Barents, dove la temperatura era di poco superiore allo zero, a 2 gradi Celsius. 5 membri dell'equipaggio, incluso il comandante, rimasero a bordo per cercare gli uomini intrappolati nel sottomarino in fiamme. Il sistema ad aria compressa di bordo continuò ad alimentare l'incendio, permettendogli di propagarsi a tutta l'imbarcazione. Dopo alcune ore, l'acqua che fuoriusciva dalle guarnizioni bruciate fece perdere galleggiabilità all'imbarcazione, che scivolò sotto la superficie dell'acqua con i 5 uomini ancora a bordo. Il Komsomolets colò a picco a 1700 metri, scomparendo nell'oscurità gelida del mare di Barents. In un ultimo disperato tentativo, i 5 uomini intrappolati all'interno si arrampicarono nella capsula di salvataggio e tentarono di eiettarsi, ma la camera di salvataggio non si staccò. Il sottomarino superò la temuta profondità di collasso, dove lo scafo avrebbe dovuto implodere, ma non accadde. Con 5 uomini ancora vivi, si adagiò silenziosamente sul fondale. Con il contatto sul fondale, la capsula cedette a una sovrappressione improvvisa, espellendo 2 uomini nel buio abissale e gelido. Quando la capsula, ormai danneggiata, riuscì infine a raggiungere la superficie, altri 2 morirono per inalazione di fumo. L'ultimo superstite riuscì a uscire prima che il mare in tempesta travolgesse la capsula e la trascinasse a fondo, portando con sé i corpi degli altri marinai. Alla fine, gli aerei di soccorso arrivarono e sorvolarono l'ultima posizione nota del Komsomolets affondato. Lanciarono zattere agli uomini in acqua. 81 minuti dopo che il Komsomolets era affondato, la prima nave, chiamata Alexei Klobostov, giunse sul posto. Trasse in salvo 25 sopravvissuti e recuperò 5 corpi. Un secondo peschereccio, l'Omar, arrivò poi sul posto per assistere nelle operazioni di recupero. Al termine del salvataggio, 29 uomini furono estratti in totale, ma 2 di loro morirono per lo shock. Alla fine, 42 uomini persero la vita. 4 morirono direttamente a causa dell'incendio, delle esplosioni o dell'inalazione di fumo. Tutti gli altri marinai morirono per annegamento o ipotermia mentre aspettavano i soccorsi. Subito dopo il disastro, la comunità internazionale si preoccupò per le testate nucleari a bordo del sottomarino e i sovietici si misero alla ricerca del relitto. Nell'aprile del 1989 vararono la nave da ricerca Akademik Mstislav Keldysh e 2 mesi dopo localizzò il relitto con i suoi sommergibili di profondità. I sovietici dichiararono che il sito era sicuro e che non vi erano perdite nucleari. 5 anni dopo, una squadra di ricerca scoprì una fuoriuscita di plutonio da una delle 2 testate nucleari nel compartimento 1. Nel 1996, la nave di ricerca Keldysh fu nuovamente impiegata per sigillare le fratture nello scafo del relitto e contenere le radiazioni. Tra il 1989 e il 1998, i russi visitarono il sito del relitto diverse volte per mettere in sicurezza il reattore
e accusarono agenti stranieri, non meglio specificati, di aver visitato il relitto per raccogliere informazioni. Il relitto del Komsomolets giace ancora sul fondo del mare di Barents. Le autorità dicevano che sarebbe rimasto sicuro fino al 2025. E oggi siamo nel 2025. Voglio solo ringraziare di cuore i sostenitori di questo canale, chi mi offre un caffè tramite il link che trovate in descrizione, chi mi scrive per ringraziarmi e naturalmente tutti i miei abbonati. Apprezzo davvero tantissimo il vostro supporto continuo e vi ringrazio di cuore. Questo era solo uno dei disastri nascosti tra le onde. Nella playlist Disastri navali, che trovi qui in alto a sinistra, ci sono molte altre storie dimenticate dal mare. Se sei arrivato fin qui, non fermarti adesso. I nuovi episodi escono ogni mercoledì e venerdì alle 15. Iscriviti e continua il viaggio.